Sapete qual è la cosa che manda in crisi il lettore dopo aver letto centinaia e centinaia di pagine? No, non è la descrizione troppo lunga del paesaggio. Non è neanche il personaggio che prende decisioni discutibili per 3 capitoli di fila. Anche se, ammettiamolo, quello potrebbe un po' contribuire. La vera paura del lettore arriva quando si avvicina l'ultima pagina. Perché nasce la domanda più terribile di tutte. Questa storia mi svelerà qualcosa o finirà con un mo? Ma prima vi ricordo il mio speciale taccuino per gli scrittori che trovate su Amazon a un prezzo piccolo piccolo. Qui potrete trovare tutte le informazioni che trovate anche nei miei video, qualche spunto e molto di più. Ma torniamo sull'argomento di oggi. Prima di tutto, un finale soddisfacente non significa necessariamente un finale felice. Significa coerente, emozionante e soprattutto inevitabile, nel senso migliore del termine. Prendete una storia e pensate al finale come la chiusura di una porta. Non una porta sbattuta in faccia al lettore, non una porta lasciata aperta a caso perché così sembra più profondo, ma una porta che si chiude nel modo giusto, con la sensazione che quella chiusura non potrebbe avvenire in altro modo. E adesso andiamo per ordine, perché i finali non sono tutti uguali e trattarli insieme come un unico blocco sarebbe come scrivere un romanzo e rovinarlo proprio all'ultimo capitolo. Partiamo dalle basi. Quando parliamo di finale non parliamo solo dell'ultima scena, stiamo parlando dell'ultima emozione che lasciamo al lettore. Le strade principali sono 3. Il finale risolutivo è quello in cui il conflitto principale trova una soluzione chiara. Le tensioni narrative vengono sciolte, i personaggi principali trovano un nuovo punto di equilibrio e una trasformazione e la storia può riposare. Che il finale sia triste o felice. Questo è un finale molto amato perché dà un senso di completezza e personalmente è quello che prediligo. Il finale risolutivo funziona in quelle storie che hanno costruito un obiettivo narrativo ben preciso. Per esempio la ricerca di qualcosa, la guarigione di un conflitto o semplicemente il superamento di un ostacolo. Attenzione però, perché risolutivo non significa affatto semplice. Potete chiudere tutto, ma non dovete farlo con la delicatezza di un elefante in un negozio di cristalleria. Serve gradualità, serve preparazione e soprattutto serve coerenza con quello che avete promesso al lettore già dall'inizio del libro. La seconda categoria è il finale aperto e qui molti autori iniziano a sorridere nervosamente perché il finale aperto è bellissimo e grazie ai finali aperti che nascono le migliori discussioni nei gruppi di lettura. Ma quello che dovete ricordare è che un finale aperto non significa un finale incompleto. È una cosa diversa. Il finale aperto comunque chiude l'arco emotivo o tematico principale, ma lascia spazio all'immaginazione per ciò che potrebbe venire dopo. Pensate a una domanda che non richiede una risposta esplicita, ma che invita il lettore a continuare la storia nella propria testa. È un po' come dire a qualcuno: ci vediamo presto? Non state specificando una data, state facendo una promessa però. La relazione in quel momento è chiusa, anche in modo elegante, ma continuerà una prossima volta. Il rischio del finale aperto è quello di dare al lettore la sensazione di aver dimenticato di scrivere le ultime 20 pagine. E fidatevi, perché il lettore se ne accorge sempre. Se scegliete il finale aperto dovete comunque chiudere l'arco emotivo del personaggio o almeno quello tematico della storia. Non pensate al finale aperto come il to be continued nel prossimo libro. La terza categoria è il finale ambiguo o sospeso. Questo è un finale che vive di tensione controllata. Non risponde completamente alle domande narrative, ma gioca sulla possibilità di più interpretazioni. È molto utilizzato in storie che vogliono lasciare un senso di mistero, di inquietudine e di riflessione. Ma attenzione a una differenza sottile ma importantissima.
Ambiguità non significa caos, non significa buttare dentro un colpo di scena finale e dire al lettore decidi tu cosa volevo dire. L'ambiguità funziona solo se abbiamo costruito un terreno interpretativo coerente, altrimenti rischiate l'effetto finale filosofico preso in prestito da un biglietto di un biscottino della fortuna. Adesso parliamo di qualcosa di fondamentale, l'arco narrativo. In descrizione trovate i link ai video sui 3 tipi di archi narrativi. E troverete anche il link per acquistare questo. Bel punto di viola, non trovate? Ogni storia promette qualcosa. Può promettere la crescita del personaggio, può promettere la risoluzione di un mistero e può promettere il cambiamento del mondo narrativo o della visione del personaggio. Un finale soddisfacente è quello in cui questa promessa viene mantenuta. Non necessariamente nel modo in cui i lettori se lo aspettano, ma nel modo in cui a posteriori sembra inevitabile. Questa è una parola bellissima in narrativa, inevitabile. E quando il lettore arriva all'ultima pagina e pensa certo, non poteva che finire così, allora avete vinto. Anche se il finale è triste, anche se muore qualcuno, anche se il protagonista decide di partire da solo verso un mondo che non viene mai mostrato. Il punto non è la felicità. Il punto è la coerenza emotiva. E qui vi faccio una domanda un po' cattiva ma utile. Se nel vostro finale cambiaste solo l'ultima pagina, la storia continuerebbe a funzionare? Se la risposta è sì, forse il vostro finale non è perfettamente integrato con l'intero percorso narrativo. Parliamo di payoff. Il payoff è quel momento in cui qualcosa che avete seminato prima torna a parlare al lettore. Può essere un oggetto, può essere una frase, può essere un dettaglio apparentemente inutile che improvvisamente prende significato. Un po' come se all'inizio di una storia qualcuno dicesse odio gli ombrelli rotti e poi all'ultima scena un ombrello rotto diventa il simbolo di una scelta o di una perdita. Non serve che i payoff siano giganteschi. Anzi, più sono sottili e più funzionano. Il lettore sul finale non deve sentirsi come davanti a un fuoco d'artificio sparato in faccia. Deve avere quella sensazione di soddisfazione di aver capito prima che il libro glielo spieghi. Un po' come le scarpe rosse della nonna nella trilogia Sono come mia madre. O il bisogno di scrivere di Nunzia Laganà nel Killer delle valigie. Il payoff funziona perché premia l'attenzione del lettore. E diciamolo, ai lettori piace essere intelligenti come la storia che stanno leggendo. Non sopraffatti, non sottovalutati, coinvolti. Un buon finale non chiude solo la trama, chiude il tema. Se la vostra storia parla di solitudine, il finale deve dire qualcosa sulla solitudine. Se parla di libertà, alla fine deve far percepire che cosa significa essere liberi all'interno di quel mondo narrativo. Non serve che il tema venga esplicitato con un discorso lungo e solenne. Per favore, evitatelo. I lettori certo non vogliono un comizio infilato nelle ultime 5 pagine. Vogliono sentire, vogliono percepire il tema attraverso le scelte e le azioni dei personaggi. Ricordate una cosa molto importante: il tema non va spiegato, il tema va mostrato. E adesso parliamo di un errore molto comune che fa dire al lettore ok, ma quindi perché ho letto le 300 pagine precedenti? Succede quando un conflitto complesso viene risolto con un espediente improvviso senza alcuna preparazione narrativa. Non sto dicendo che non possiate utilizzare colpi di scena, sto dicendo che il colpo di scena deve essere l'ultima tessera di un mosaico, non un adesivo appiccicato nell'ultimo paragrafo. Arriviamo al punto che molti di voi stavano aspettando. Il finale triste o non felice non è un problema, anzi a volte può essere molto potente. Il lettore non cerca necessariamente la felicità, cerca il significato. Un finale malinconico può essere comunque soddisfacente se rispetta le promesse della storia e completa l'evoluzione emotiva dei personaggi. Pensate al protagonista che ha combattuto per tutta la storia per un qualcosa che alla fine non può ottenere. Se la storia ha costruito bene tutto il percorso, quel fallimento può diventare una forma di verità narrativa, perché non tutte le storie parlano di vittoria.
alcune parlano di provare a vincere e questo è molto più umano. Vi faccio 4 domande pratiche. Domanda numero 1. Il vostro finale è coerente con il percorso del protagonista? Domanda numero 2. Il lettore sente che la storia è finita anche se non tutto è stato spiegato? Domanda numero 3. C'è un elemento narrativo che ritorna e acquista significato? E infine l'ultima domanda, quella forse più importante. Se toglieste l'ultima scena del vostro libro, la storia perderebbe qualcosa di essenziale? Se rispondete sì a queste 4 domande, molto probabilmente siete sulla strada giusta per un ottimo finale. Scrivere un buon finale è difficile, perché il finale è quel momento in cui la storia smette di parlare al lettore e inizia a vivere nella sua mente. E forse è proprio questo il momento più bello. Non spiegare tutto, non chiudere tutto con un lucchetto narrativo, ma lasciare al lettore la sensazione di aver fatto un viaggio che ha senso. Se la vostra storia riesce a fare questo, il finale è già riuscito. E voi preferite i finali perfettamente chiusi, quelli aperti o quelli che vi fanno discutere per anni? Scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video con un nuovo argomento di scrittura creativa. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervelo. Ciao!